Madre mia, che partita. Vorrei che fossero tutte così, diciamolo subito, a scanso di equivoci. Magari. Con la Roma che va avanti, la Juve che pareggia, la Roma allora va avanti di due e la Juve che la agguanta nel finale e rimescola nuovamente le carte. Non prendiamoci in giro. Questa è più di un'occasione persa per la Roma. Io lo dicevo già col Napoli, era andata avanti, pari, era andata di nuovo avanti, pari. E forse c'è anche una sorta di blocco mentale a questo punto, perché io non lo so quante volte la Roma abbia preso 3 gol quest'anno. E di certo avanti di due contro una squadra che comunque veniva anche da fatiche importanti e quindi soprattutto nella fase finale doveva accusare il colpo e invece prendi quei 2 gol che cambiano le carte perché avevi messo la Juve a 7 lunghezze, a 7 punti di distanza e il coma a 5. Adesso il coma a 3 e la Juve è a 4, giusto? La Juve a 4, il Como mi sa che è a 2 allora, aspettate, non facciamo disinformazione, no, il Como a 3, quindi era a 5, sì, la Juventus che addirittura vincendo l'aveva portata a 7, invece col pareggio giustamente smuove 3 punticini, uno togliendolo alla Roma, 2 togliendoli alla Roma e uno dandolo alla Juve. Ma ne parliamo perché ci sono tante cose da dire, anche tanti errori, perché poi quando ci sono tanti gol qualcosa comunque non ha funzionato e ne parliamo insieme ovviamente. Prima che se volete, questo pollicione per l'algoritmo, se volete iscrivetevi, se volete seguire i prossimi contenuti, in descrizione trovate tutti i profili social, grazie signori miei, grazie per tutto. Sì, da dove vogliamo partire? Da una Roma che ancora una volta secondo me affronta le partite come deve affrontarle, col giusto piglio e sfruttando anche un po' i punti deboli della Juventus che ormai sono rimarcati, perché poi lo diciamo, la Juventus gioca bene, lo abbiamo detto, l'abbiamo visto col Galatasaray e ancora una volta è una squadra che proprio nel momento di massima non flessione, però nel momento più difficile comunque tira sempre la testa fuori, no? Perché col Galatasaray praticamente eliminato dopo l'andata, questo credevamo, invece è capace di trascinarsela ai supplementari con l'uomo meno. Oggi sul 3-1 con la Roma, che ripeto, comunque è una squadra che dietro non prende facilmente gol e quindi dici è finita e invece ancora una volta la Juventus dice no, quando ci sono io non è mai finita. È questo che grida a gran voce oggi la squadra bianconera, carattere, tempra ed è un aspetto importante senza ombra di dubbio. Però al netto di questo mettiamoci ancora una volta delle sbandature difensive. Cambiaso che completamente la marcatura su Ndica non sa nemmeno cosa sia, il portiere che secondo me si è passati a Perin ma non mi sembra che sia migliorato di tanto la questione. È vero che il gol di Wesley è bellissimo, mamma mia che giocata, tanta roba, però mi sembra che spinga tantissimo nella fattispecie Perin, ma soprattutto parlo di quello di Malen, l'uscita un po', no? Lì dovevi uscire, non lo fai, stai lì, e poi si tuffa anche al contrario, secondo me. Però non travisatemi, nel senso che il gol di Wesley nasce da una bellissima pressione, Pisilli, pressione anche iniziale, che poi porta al tiro Pisilli e l'occasione di Pellegrini. Cioè, la Roma si è messa nelle condizioni di essere avanti di 3 gol con estremo merito. Ecco, questo è il problema. No, il problema. Questo è quello che oggi deve rammaricare i giallorossi, perché la Roma fa la gara che deve fare, la fa bene, è pericolosa, sfrutta, ribadisco ancora una volta, quelle che sono le debolezze dell'avversario, 3-1, ed è lì però che inizia un'altra partita e quell'altra partita la Roma ancora una volta ci fa a cazzotti, ci fa a cazzotti con quell'altra partita che poi deve andare a giocare, la partita un po' di nervi, di sporca, invece bastato qualche palla buttata nel mezzo, qualche seconda palla, ripeto, il gol di Bogan non lo devi prendere con quella leggerezza
e nel finale una palla inattiva, gol. Ripeto, secondo me c'è qualche freno, c'è qualche freno, ribadisco, per una squadra che solitamente questi gol non li prende. Eh, ma ho citato prima cose, devo citare ancora una volta, un altro lavoro enorme di Malen, un attaccante veramente un'ira di Dio in questo momento, e questo poi fa anche un po' la differenza, perché la Juventus lì davanti continua a faticare, ha dovuto trovare un gol clamoroso di Concesao, che non è solito e avvezzo a prodezze del genere, o perlomeno magari la giocata ce l'ha, e più alcune volte sul facile che si perde. Manca sempre il gol della punta. Oggi Ildiz, che come al solito bellissime giocate, ma anche un po' frenetico in alcuni frangenti, quando non appoggia bene su David, o quando va al tiro e la butta alle stelle anziché darla a Concesao. Una partita carica di contenuti, cioè c'è talmente tanto stasera, tra errori e bellissime giocate, che quasi non ci sono abituato a commentarla, perché partite, partite già la metà delle occasioni di stasera già sarebbe tanto, no? Parlando della media stagionale, quindi ad avercene, ribadisco. Ehm, Ancora una volta ribadisco un pari che mette la Juventus ancora nelle condizioni di inseguire. La Juventus che adesso... Che poi c'è un'altra cosa da dire, conoscendo Gasperini, che non è un allenatore che ragiona ma concentriamoci sull'andare in Champions, come sento dire spesso. L'Europa League secondo me l'affronterà come va affrontata, e adesso la Juventus invece non l'avrà la Champions, e per questo motivo attenzione anche nella gestione delle energie. Il più 7 sarebbe stato troppo importante oggi per la Roma, sarebbe stato troppo importante e troppo penalizzante per la Juventus, quindi è un pari che davvero tiene tutto in piedi. È ovvio, bisogna dirlo, c'è un vantaggio della Roma, e innanzitutto il vantaggio adesso è che tu puoi fare, ho detto prima, la Roma solitamente non li prende 3 gol, ma c'è da dire che la Roma prima dell'arrivo di Malen raramente avrebbe segnato 3 gol, quindi ecco, guardiamo, è il bello che ogni cosa ha il suo rovescio da una parte e dall'altra, e quindi è da dove sta a noi o sta a voi giudicare poi quale lato del bicchiere, no? Quale proiezione dare, se guardarlo mezzo pieno o mezzo vuoto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, e se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio. Bella partita, fatemelo dire ancora una volta. E per concludere, perché solitamente e spesso e volentieri parliamo di arbitraggi. Ecco, l'arbitraggio di stasera è stato all'altezza, proprio anche al di là degli episodi, nel metro arbitrale. Lasciare giocare, si gioca a pallone e favorisci anche lo spettacolo. Fatemelo dire, perché quando non si parla di arbitri è perché vanno bene, e il fatto che stasera non se ne parlerà è una buona notizia. E la buona notizia è che abbiamo visto una bella partita di pallone. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la gara. Un grande abbraccio. Taneschi.